La Prima Guerra Mondiale ebbe origine il 28 giugno 1914 con l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria a Sarajevo. Questo evento scatenò una reazione a catena che portò nel giro di poche settimane le principali potenze europee in guerra. L'Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia, la Russia intervenne per difendere i serbi, la Germania entrò in guerra a fianco dell'Austria-Ungheria e presto Francia, Regno Unito e altre nazioni furono coinvolte. In questo video ripercorriamo la cronologia delle battaglie più significative, analizzando strategie, eventi chiave e conseguenze che hanno cambiato la storia. Il 28 giugno 1914, l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria-Ungheria, viene assassinato a Sarajevo da Gavrilo Princip, un nazionalista serbo-bosniaco. L'Austria-Ungheria accusa la Serbia di essere dietro l'attentato e invia un ultimatum con richieste severe. La Serbia rifiuta alcune condizioni e, il 28 luglio, l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. È l'inizio di una catena di alleanze che porterà allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il 4 agosto 1914 la Germania invade il Belgio violando la sua neutralità, scatenando la reazione del Regno Unito. Le truppe belghe oppongono una resistenza eroica, rallentando l'avanzata tedesca. Tuttavia, Bruxelles cade il 20 agosto e il Belgio diventa teatro di una guerra di logoramento. Dal 5 al 12 settembre 1914 la Francia e il Regno Unito fermano l'avanzata tedesca verso Parigi. Grazie a un contrattacco improvviso e all'uso delle famose taxi della Marne, le forze alleate costringono i tedeschi a ritirarsi oltre il fiume Aisne. Questo segna la fine della guerra lampo e l'inizio della guerra di trincea. Dal 19 ottobre al 22 novembre 1914 si combatte la prima battaglia di Ypres, un sanguinoso scontro sul fronte occidentale. Le truppe britanniche e francesi fermano l'avanzata tedesca, ma a caro prezzo entrambe le parti subiscono perdite enormi. Questo scontro segna l'inizio della lunga guerra di trincea che caratterizzerà il conflitto. Dal 22 aprile al 25 maggio 1915 i tedeschi lanciano la seconda battaglia di Ypres, introducendo per la prima volta l'uso di gas velenosi. Le truppe alleate resistono nonostante gli effetti devastanti del cloro, ma Ypres diventa un simbolo dell'orrore della guerra chimica. Dal 25 aprile 1915 al 9 gennaio 1916 le forze alleate, guidate principalmente da britannici, francesi e soldati australiani e neozelandesi, tentano di aprire un nuovo fronte contro l'impero ottomano. Lo sbarco sulle spiagge di Gallipoli si trasforma in un massacro, con gli ottomani che resistono eroicamente sotto il comando di Mustafa Kemal. Dopo mesi di combattimenti e pesanti perdite, gli alleati si ritirano, segnando una grande vittoria per l'impero ottomano e rafforzando l'identità nazionale turca. Dal 21 febbraio al 18 dicembre 1916, la Germania lancia un'offensiva massiccia contro Verdun, simbolo della resistenza francese. I combattimenti durano quasi un anno, con perdite spaventose da entrambe le parti. Alla fine la Francia mantiene la città, ma con oltre 700.000 tra morti e feriti, Verdun diventa il simbolo della brutalità della guerra. Dal 1 luglio al 18 novembre 1916, gli alleati lanciano un'offensiva lungo il fiume Somme per alleggerire la pressione su Verdun. L'attacco inizia con il bombardamento più intenso della guerra, ma le linee tedesche resistono. Il primo giorno l'esercito britannico subisce oltre 57.000 perdite, il più alto numero di vittime in un solo giorno nella storia del Regno Unito. Dal 24 ottobre al 19 novembre 1917, le forze austro-tedesche sferrano un attacco devastante contro l'esercito italiano. L'utilizzo di gas e tattiche di infiltrazione causa il collasso del fronte italiano.
che si ritira fino al Piave. Caporetto diventa sinonimo di disfatta, ma l'Italia riorganizza la sua difesa per il contrattacco futuro. Dal 31 luglio al 10 novembre 1917, le forze britanniche lanciano un'offensiva nella regione delle Fiandre, nel tentativo di sfondare le linee tedesche. Le piogge torrenziali trasformano il campo di battaglia in un mare di fango, rendendo quasi impossibile l'avanzata. Dopo mesi di combattimenti estenuanti e oltre 500.000 di vittime complessive, le forze britanniche riescono a conquistare Passchendaele, ma l'avanzata è minima rispetto ai costi umani. Dal 21 marzo al 18 luglio 1918, la Germania lancia una serie di offensive su larga scala nel tentativo di vincere la guerra prima dell'arrivo massiccio delle truppe americane. Inizialmente, i tedeschi ottengono successi significativi, penetrando profondamente nel fronte occidentale. Tuttavia, le loro risorse si esauriscono rapidamente, mentre gli alleati riorganizzano le difese e preparano la controffensiva decisiva. Dall'8 agosto all'11 novembre 1918, gli alleati lanciano un'offensiva finale che spinge l'esercito tedesco alla ritirata. Le forze anglo-francesi, supportate dagli americani, sferrano attacchi continui su più fronti, sfondando le linee tedesche. Con le truppe tedesche ormai demoralizzate e l'opinione pubblica interna in crisi, l'impero tedesco collassa, portando infine alla firma dell'armistizio l'11 novembre 1918. L'11 novembre 1918 la Germania firma l'armistizio con gli alleati a Compiègne, ponendo fine alla Prima Guerra Mondiale. Le condizioni imposte preparano il terreno per future tensioni internazionali, gettando le basi per la Seconda Guerra Mondiale. Dalla battaglia della Marna fino all'armistizio di Compiègne, la Prima Guerra Mondiale ha ridefinito il mondo moderno. Quale battaglia secondo voi è stata la più decisiva? Scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti di storia militare. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video.